Seguite i miei tutorial che vi svelerò tutti i segreti del biliardo, dalle basi ai trick shot. Ciao a tutti gli appassionati di biliardo, oggi in questo video parliamo della rotazione massima che si può dare alla biglia. Questo tiro ci serve per toglierci il più possibile da delle situazioni difficili. È un tiro molto importante che viene applicato molto, vedo dai filippini, vedo che gli piace particolarmente usare questo tipo di tiro. Vi spiego, nella prima parte del video vi spiegherò come funziona il meccanismo e poi vi farò alcuni esempi per andare a capire e scorporare meglio questo argomento. Intanto, prima di iniziare, voglio salutare e ringraziare tutti gli ultimi iscritti. Ragazzi, vi ringrazio, grazie dei commenti che mi avete fatto su alcuni video, sono molto contento. Adesso però iniziamo ad allenarci. Eccoci qua, ci troviamo in questa situazione che non abbiamo un buon angolo per uscire, cioè non abbiamo proprio l'angolo. Per uscire dobbiamo caricare, dare tanto gesso sulla punta della stecca, poi caricare di rotazione la nostra biglia battente bianca, praticamente caricarla di effetto, in questo caso qua a sinistra, leggermente in alto, ok? Alzare leggermente la stecca, leggermente, proprio quel paio di centimetri, ok? Vedete come ci andiamo a posizionare bene per la biglia 9? Ok, eccoci qua in un'altra situazione ostica difficile, che si ha le due biglie esattamente di nuovo rette con la buca, ok? Dunque, rotazione, effetto a sinistra in questo caso qua, alziamo leggermente la stecca, ok, e usciamo di nuovo, vedete? Siamo di nuovo in una posizione buona. Un buon metodo per allenare la rotazione è questo, che tra parentesi è anche un trick shot. Vedete? Guardate quanto gira. Ecco qua. Praticamente avrà girato, non so, 15-16 secondi. Se colpita bene bene può girare addirittura anche a 23, 24, 25 secondi. Questo è un buon metodo per allenarsi sui colpi di rotazione, anche se è un trick shot, però vi allenate su quello. Ecco qua, un altro esempio di rotazione, però con le biglie lontane, molto più difficile. Si esegue sempre fetta destra, ore 2, e il colpo che parte secco, cioè quando il colpo parte deve partire con, come dire, con cattiveria, ok? Voi immaginatevi, non so, deve partire cattivo il colpo, proprio il polso lo lasciate morbido, non state a tenere il polso duro, tanto non è che col polso duro si acquisisce più potenza, il polso morbido, ok? Vedete, guardate il polso in questo, no, non si vede, aspettate, mi sposto, ok? Guardate bene in questo tiro qua solo il polso, vediamo se si vede, no, lo vedete? Sì, ok. Perfetto, ponte un po' staccato. Ok. Il polso morbido e far partire il tiro con cattiveria, proprio sfogare tutta la rabbia in quel momento, ok? Boh, passiamo al resto. Ecco qua un esercizio per migliorare la rotazione con l'effetto. Ok. Perfetto, da posizionarsi per fare la biglia 9. Seconda biglia, saliamo un po' con la biglia bianca, saliamo un pochettino qua sullo scotch, sulla retta che ho messo. Ok. Di nuovo posizionati. Questo serve per imparare, quando ci si trova in partita, a fare il giro del tavolo di 1, 2, 3 sponde, che è molto importante.
Facciamo il terzo, qui bisogna caricare parecchio d'effetto. Ok, perfetto. Questo esercizio qua è molto utile perché vi spiego, aiuta a migliorare la rotazione quando dobbiamo fare un certo percorso, fargli fare magari 3 sponde per riposizionarci. Ok, si può fare sia logicamente sul lato sinistro della biglia e sul lato destro, bisogna farlo da tutte e due le parti. Adesso guardiamone un altro. Questo qua è stato fatto però con più forza, ok? Per migliorare l'effetto quando lo usiamo con la rotazione con più forza. Ok, mentre se invece vogliamo arrivare sull'altro lato del tavolo, ok, come vedete ci andiamo a posizionare molto bene per la biglia 9, con una rotazione a destra interna, ok? Rotazione interna, in questo caso a destra interna perché la biglia che vogliamo imbucare va a destra al nostro interno. Vedete? E la media di posizionamento su questo tiro è abbastanza alta, direi, perché saliamo sempre, però partiamo dal primo punto, secondo, terzo, regolandoci con la forza. Ok, qui purtroppo siamo stati un po' corti, però ok, ecco qua, io voglio imbucare questa biglia 1 in quella buca lì, poi però mi devo posizionare per la biglia 9, con la mia biglia battente mi voglio posizionare in questa zona qua, allora devo dare una rotazione alla biglia, una rotazione treiodo in questo caso, ok? E una forza 3. Ok, perfetto, e sono ben posizionato per fare la 9. Questo esercizio qua lo ripeto qualche volta, cambiando anche un po' la posizione della biglia, ok? Ok? Questo è un tiro che non c'è tanto l'abitudine di allenarlo, però bisogna lavorare, secondo me, a mio parere, molto sulla rotazione, sull'effetto a chiudere, perché di solito si tende a essere ben allenati sull'effetto a sinistra, a uscire, ok? Però a chiudere non c'è tanto l'abitudine, però è molto importante. Ok, vi ho fatto vedere un altro esercizio, passiamo ad altro. Ok, eccoci qua. Adesso abbiamo una rotazione interna alla mia destra, miro al centro questa biglia qua, ok? Forza, tiro con forza, molto deciso, rotazione a destra, rotazione 2 a destra. Ok. Mi alleno anche su questi tiri qua, che sono molto importanti, imparare una rotazione sui tiri a distanza, ok? E graduare la forza, provare una volta più forte, una volta meno, è molto importante. Ok, io queste biglie qua le ho tutte mirate praticamente al centro, le ho solo fatte girare con la forza di rotazione. La rotazione io l'ho divisa, praticamente ho preso la biglia e l'ho divisa in 3 posti, dico rotazione 1, 2, 3, benissimo, forza da 1 a 7 e faccio quel ragionamento lì mentale per poter migliorare questo aspetto, oltre ovviamente ad allenarsi, quello è normale, a riprovare il tiro parecchie volte.
e a curare sempre magari l'uscita, dove vado, ok. Eccoci qua in un'altra situazione che noi abbiamo la nostra biglia 1 da imbucare e uscire con la biglia bianca per andare a fare qua la biglia 2. Colpiamo, sono di nuovo rette queste due biglie qua. Allora, si carica di rotazione, effetto a destra, in questo caso qua, alziamo il ponte della mano leggermente, effetto a destra leggermente in alto, ok? E siamo usciti di nuovo in una buona posizione. Bisogna solo andare a calibrare logicamente un po' meglio la forza. Allora, la rotazione si può usare su parecchi tiri. Quando ricordatevi che siete in difficoltà, che avete le biglie dritte esattamente senza angolo o con poco angolo, l'unica soluzione è dare una rotazione con un effetto a destra e a sinistra secondo dove è necessario, ok? È un colpo secco, deve partire il polso bello secco e voi uscite da tutte le situazioni difficili, via. Questi sono colpi che li provate anche magari a filmarvi quando fate il colpo, così da capire se riuscite qualche errore di impostazione o che fate. Ok ragazzi, se avete delle domande o delle difficoltà non esitate pure a contattarmi, mandarmi un commento, farmi la domanda, se io riesco cerco di risolvervi il vostro problema, ok? Provateci tanto e vedrete che ce la fate, migliorate sicuramente la situazione. Io questo colpo qua me lo sento molto bene perché avendo fatto dei trick shot su quell'allenamento con quei colpi lì l'ho migliorato parecchio e sono andato bene, dunque penso che sicuramente anche voi. Ragazzi, ciao a tutti, buon biliardo, vi ringrazio di aver guardato il video e ci vediamo al prossimo video, ok? Ciao ciao, sempre biliardo, solo biliardo.